La Human Rights Watch è una delle più grandi organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani. Con un articolo questa mattina 5 settembre 2022 ha denunciato pubblicamente le autorità cinesi di raccogliere campioni di DNA in massa all'interno del popolo tibetano. Le autorità cinesi stanno aumentando in modo significativo le attività di polizia, inclusa la raccolta arbitraria di DNA da residenti in molte città e villaggi della regione autonoma del Tibet. Sappiamo bene il rapporto fra Cina e Tibet, no? Oggi in questo video parliamo della Cina. Parliamo del modello cinese di notizie nascoste agli occhi del mondo che non vengono pubblicizzate. Arriveremo al social score, ma prima voglio parlare di questo. E a che scopo preleverebbero il DNA del popolo tibetano in massa? Sorveglianza e repressione pervasiva, cari signori. Le informazioni disponibili indicano che le persone non possono assolutamente rifiutarsi di fornire il proprio DNA. Sono obbligati, capite? Un rapporto del comune di Lhasa nell'aprile 2022 affermava che i campioni di sangue per la raccolta del DNA venivano raccolti sistematicamente dai bambini degli asili e da altri residenti locali. Un rapporto di una cittadina tibetana nella provincia del Qinghai nel dicembre 2020 invece affermava che il DNA veniva raccolto da tutti i ragazzi di età pari o superiore ai 5 anni. Il governo cinese sta già sottoponendo i tibetani ad una repressione pervasiva da anni e adesso le autorità stanno letteralmente prelevando sangue senza consenso per rafforzare le loro capacità di sorveglianza. Questa raccolta di DNA di massa sembra aver avuto luogo in tutte le 7 prefetture del TAR che coprono la parte occidentale dell'altopiano tibetano. Le iniziative di raccolta fanno parte degli sforzi in corso, scrive la Human Rights, da parte delle autorità cinesi per stabilire la presenza della polizia a livello di base in tutta la regione. Così, cari signori, il Tibet sta diventando uno stato di polizia comandato dalla Cina. Le prove, scrive l'ente, suggeriscono che le persone non siano assolutamente in grado di decidere se sottoporsi o meno a questi prelievi e di conseguenza, per evitare problemi legali, decidono di sottoporsi. Ufficialmente il governo cinese afferma che lo scopo della raccolta del DNA serve per migliorare l'efficienza della verifica sociale e aiutare a catturare le persone in fuga, ma la verità è che vogliono ampliare le loro capacità di sorveglianza. Nel luglio 2019 la polizia ha chiesto agli appaltatori di presentare offerte per la costruzione di una banca dati DNA a livello nazionale. Un'ulteriore indicazione che i funzionari cinesi si stavano già in passato preparando per una campagna di raccolta di massa. E cari signori, quello che state guardando è il bando ufficiale cinese per la creazione di una banca dati di DNA con lo scopo di applicare al Tibet una sorveglianza di massa. Siamo sul sito del governo cinese, nel reparto degli archivi del Ministero delle Finanze tramite l'Internet Archive, e se faccio tasto destro, traduci in italiano, vedete che si tratta di un clamorosissimo bando per la creazione di una banca dati di DNA che è stata creata bypassando la democrazia. Insultando la democrazia. Bando di gara per la realizzazione del database di DNA del Dipartimento di Pubblica Sicurezza della regione autonoma del Tibet. Una parola, una sola parola, signori: biosorveglianza di massa cinese. E attenzione, perché si stanno espandendo. Questa inchiesta del 2017, sempre della Human Rights, conferma che già qualche anno fa, con lo scopo dichiarato del monitoraggio dei criminali, questa raccolta di DNA avveniva in maniera minore in Cina dal 2019. Chissà come mai proprio dal 2019. Seguentemente hanno esportato in Tibet questa pratica, estendendola non solo ai sottoinsiemi criminali o alle persone problematiche, ma a tutta la popolazione dai 5 ai 65 anni. La Human Rights Watch scrive che il campionamento forzato del DNA di un'intera regione o addirittura di un'intera popolazione per il mantenimento della sicurezza costituisce una grave violazione dei diritti umani, in quanto non può essere giustificato come necessario o proporzionato. Signori, qui non si parla di sicurezza, qui si parla di raccolta di DNA arbitraria a prescindere se le persone siano o meno collegate ad un'indagine penale. Cioè, se l'NSA americana aveva il PRISM denunciato da Snowden, se tramite la tecnologia gli Stati Uniti hanno programmi di sorveglianza di massa civile, qui siamo oltre, ok? Qui siamo veramente oltre. Cosa spinge il governo cinese a creare immensi archivi di DNA? Qual è lo scopo dichiarato che va oltre la spiegazione di facciata correlata alle indagini penali? Parliamo di cose veramente allucinanti.
In uno stato dove chiunque critichi le posizioni ufficiali rischia pesanti conseguenze, c'è forse da stupirsi? Parliamo di un vero e proprio regime, di un regime che va ben oltre la catalogazione del DNA. Dal 2014 la Cina ha dichiarato la sua guerra popolare al terrorismo e con questo pretesto ha aperto dei veri e propri campi di concentramento. Vengono chiamati in molti modi, il governo cinese li chiama campi di rieducazione, centri di istruzione e formazione professionale, ma in realtà sono utilizzati per indottrinare gli uiguri e altri musulmani che vengono detenuti arbitrariamente. Gli uiguri, cari amici, per chi non lo sapesse, sono un gruppo etnico turco di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina e molte di queste persone vengono detenute arbitrariamente. So che sembra di parlare di cose degli anni 40 in tempo di guerra e invece succede tuttora. Sempre la Human Rights Watch si è recata sul posto e ha redatto inchieste mastodontiche denunciando il fatto. I campi sono stati criticati dai governi di molti paesi e dalle organizzazioni internazionali per presunte violazioni dei diritti umani, inclusi maltrattamenti, torture, come vi potete tranquillamente immaginare, detenzione arbitraria e presunto genocidio. Mentre 40 paesi di tutto il mondo hanno chiesto al governo cinese di rispettare i diritti umani delle minoranze, altri 35 alleati della Cina supportano le sue scelte criminali e dittatoriali. Per anni, signori, il governo cinese ha negato l'esistenza di campi di rieducazione nello Xinjiang, fino a ottobre 2018 però, quando li ha legalizzati ufficialmente. Con la scusa della rieducazione sono stati messi in piedi i campi di concentramento del nuovo millennio e questi campi sono in Cina. A niente sono serviti gli appelli di Amnesty International che ha raccolto solo 5.124 firme e mentre i giornalisti italiani parlano della comparsa su TikTok dei nostri politici italiani che fanno propaganda elettorale, mentre in prima pagina ci finisce il calcio, iniziative umanitarie di questo genere non vengono mai pubblicizzate. I campi istituiti da Xi Jinping in persona nel 2017, secondo quanto riferito dai giornalisti investigativi, sono gestiti al di fuori del sistema legale cinese. Secondo quanto riferito, molti uiguri sono stati internati senza processo e non sono state mosse accuse contro di loro, vengono semplicemente trattenuti in quella che il governo cinese chiama detenzione amministrativa. Secondo quanto riferito, le autorità locali trattengono centinaia di migliaia di uiguri in questi campi, così come alcuni membri di altri gruppi di minoranze etniche in Cina, allo scopo dichiarato di contrastare l'estremismo e il terrorismo e promuovere così l'integrazione sociale. Integrazione sociale, capito? Quale modo migliore per promuovere l'integrazione sociale se non quello di incarcerare ingiustamente e illegalmente persone, molto probabilmente molte delle quali innocenti? Si chiama violazione dei diritti umani, te lo dico io come si chiama violazione dei diritti umani. Questa, signori, è la Cina. Se vuoi un video dedicato ai campi, lascia like adesso. Addirittura, secondo l'antropologo tedesco Adrian Nikolaus Zenz, autorità mondiale nell'ambito dei diritti umani, in quelli che sono stati ribattezzati come campi di internamento dello Xinjiang sono detenuti fino a 1.800.000 persone. In che modo la Cina riesce a mantenere l'ordine in un paese con 1.426.000.000 di persone? La risposta è con il pugno di ferro e con una dittatura spesso silente. A che cosa mi riferisco quando dico silente? Mi riferisco ad un potere che non vi potete neanche immaginare, ad un potere enorme gestito da una manciata di persone nel paese che si possono contare sulle dita di una mano. Di una, non su due, sulle dita di una sola mano. Sto parlando del social score cinese, del punteggio sociale cinese, e ciò che segue vi lascerà veramente tanto interdetti. Il nome ufficiale è sistema di credito sociale e parliamo praticamente di un metodo prestabilito tramite il quale vieni pubblicamente giudicato dallo Stato con premi e punizioni. Pensato nel 2015, è entrato in pieno vigore nel 2020 e una volta implementato il sistema ha cominciato a gestire i premi e le punizioni per le imprese,
per le istituzioni e per i privati cittadini sulla base di cosa? Sulla base del loro comportamento sì economico ma anche personale. E ora vi chiarisco tutto. Le punizioni per lo scarso punteggio sociale includono maggiori ispezioni governative per le imprese, maggiori ispezioni governative per i privati cittadini, ridotte prospettive di lavoro, divieti di viaggio, esclusione dalle scuole private, connessione a internet lenta, esclusione da lavori di alto prestigio, esclusione dagli hotel e vergogna pubblica. Hai contratto un debito? Bene, se il tuo social score scende sotto una determinata soglia, il governo ti impedirà legalmente di prendere un aereo. Non potrai iscrivere tuo figlio a determinate scuole, ma verrai relegato nell'ambito molto precario delle periferie. Non avrai mai accesso ad una connessione a internet veloce e quindi magari non avrai la possibilità di ampliare o espandere la tua attività. Non potrai accedere a lavori di alto prestigio e così via. Addirittura non potrai accedere neanche a determinate strutture alberghiere e la connessione con il biosistema di controllo che utilizza il DNA, adesso penso che sia chiaro a tutti. Una banca dati di riconoscimento di massa che faciliti determinati meccanismi di selezione sociale. So che sembra una serie Netflix, ma è la verità. Questo meccanismo è talmente malato nelle viscere che equivale ad appendere un cartellone in piazza per la vergogna pubblica. A giugno 2019 la National Development and Reform Commission of China ha pubblicamente dichiarato vantandosi che 27 milioni di biglietti aerei, 27 milioni e 6 milioni di biglietti ferroviari ad alta velocità erano stati negati a persone ritenute inaffidabili. Capito? Hai un social score basso? Bene, viaggi solo con i treni regionali. Alcune informazioni personali delle persone nella lista nera sono deliberatamente rese accessibili alla società e visualizzate online, addirittura con delle app anche, così come in vari luoghi pubblici come cinema e autobus, proprio per ampliare la vergogna pubblica, mentre alcune città hanno anche vietato ai figli dei residenti dichiarati inaffidabili di frequentare scuole private e persino università nazionali. D'altra parte, le persone con un social score più elevato possono ricevere premi come tempi di attesa ridotti negli ospedali, e qui si apre anche un dibattito umanitario, tempi ridotti nelle agenzie governative, sconti negli hotel, maggiore probabilità di ricevere offerte di lavoro, eccetera. Quello del comune cittadino si chiama profilo creditizio e lì viene monitorata tutta la storia dell'individuo. È qualcosa che va oltre la lista nera dei cattivi pagatori, ma è chiaro, no? È un punteggio sociale che, se per esempio vai a comprare dei pannolini, risulti automaticamente come genitore e quindi acquisisci punti di affidabilità. Se invece a 30 anni, per un qualsiasi motivo, non sei ancora sposato, risulti inaffidabile. Cioè, capito? Il sistema creditizio è gestito dalla Corte Suprema e parliamo di realtà delle quali qui in Occidente non si sente mai parlare. Per farvi un esempio, la città di Jinan, che signori, non so se si pronuncia così, scusatemi se non si pronuncia così, Jinan, che signori, anche se non l'avete mai sentita, è una metropoli che conta 8 milioni e 700 mila persone. A partire dal 1 gennaio 2017, i proprietari di cani, sentite qui, perdono 3 punti dal social score per aver tenuto i loro cani senza guinzaglio nei luoghi pubblici, o per aver permesso ai loro cani di disturbare altre persone, e altri 3 punti alla seconda infrazione, e siamo a 6, e perdono tutti e 12 i punti del proprio social score per la terza infrazione, e a quel punto gli sarà vietato di possedere un cane per un periodo di 5 anni. Immaginati che, non so, magari il tuo cane abbaia la sera per 3 volte di fila, il vicino spiacevole, chiamiamolo così, chiama la polizia, ti entrano in casa e ti portano via il cane perché hai perso il social score. Ecco di che cosa stiamo parlando. Capite? Pensate che dal 2019 a Pechino ascoltare musica ad alto volume sugli autobus o mangiare sui mezzi pubblici ad alta velocità porta ad una riduzione del social score se multati. Dal 2016 nella città di Sun Tzu sono state individuate 25 tipologie di infrazioni, tra cui barare ai videogiochi, che porta una penalità nel proprio credito sociale, cioè parliamo di questo, ok? Parliamo del sistema di controllo delle masse più estremo mai perpetrato dal genere umano. Si parla tanto di Corea del Nord e poi la Cina, è meglio lasciarla perdere perché ci costruisce gli smartphone, vero?
con la scusa di valutare l'affidabilità finanziaria dei cittadini, hanno creato una chimera sociale che calpesta ogni tipo di interpretazione di democrazia mai concepita dal genere umano. Un tribunale della provincia di Hebei in Cina nel 2020 ha rilasciato un'app, addirittura un'app, sentite che roba, che mostrava una mappa dei debitori e degli evasori entro 500 metri dalla propria posizione, e il governo ha incoraggiato gli utenti possessori di questa app a denunciare le persone che credevano potessero ripagare i loro debiti. Che cosa significa? Vedi una persona con il Range Rover ma sulla mappa dell'app risulta essere in debito con lo Stato? Se lo denunci ti vengono riconosciuti dei meriti nel tuo social score e la persona in questione viene rovinata. Come la caccia alle streghe, praticamente parliamo delle solite dinamiche del Medioevo. Oltre al comportamento finanziario disonesto e fraudolento che ti penalizza, ma questo in ogni parte del mondo, secondo il governo cinese però ci sono altri comportamenti sociali che alcune città hanno ufficialmente elencato come fattori negativi di rating del credito, tra cui la riproduzione di musica ad alto volume o mangiare sui treni ad alta velocità, la violazione delle regole del traffico come, che ne so, passare con il semaforo rosso, effettuare prenotazioni in ristoranti o in hotel ma non presentarsi, sbagliare la raccolta differenziata e così via. Cioè, capito? Stai realizzando man mano che va avanti il video? Sto cercando di semplificare i concetti il più possibile. Se sei uno studente universitario, una brava persona onesta, che si è sempre comportato bene, che ha sempre ripagato i propri debiti, che lavora per mantenersi, ma magari in un giorno mangi sul treno, ascolti musica ad alto volume e allo stesso tempo, che ne so, sbagli la raccolta differenziata di rifiuti, ti verrà impedito l'accesso al mutuo, ai prestiti, probabilmente non potrai volare, non potrai accedere ai treni ad alta velocità, non puoi lavorare in determinati ambiti e così via. Ecco di che cosa stiamo parlando. Benvenuti nel nuovo millennio. Benvenuti nella dittatura del futuro. Nel 2019, nel luglio 2019, a coloro che erano nella lista nera sono stati negati 90.000 biglietti del treno. Te sì e te no, capito di che cosa stiamo parlando? Se i genitori di un bambino hanno un credito sociale basso per motivi di difficoltà o altro, i loro figli saranno letteralmente selezionati ed esclusi dalle scuole private della regione o anche, a volte, dalle università nazionali, ignorando totalmente la meritocrazia. Ad una persona con uno scarso credito sociale può essere negato l'impegno in luoghi come banche, imprese statali o come dirigente d'azienda. Il governo cinese incoraggia i datori di lavoro a controllare se i nomi dei candidati compaiono nella lista nera al momento dell'assunzione. E questo, signori, è il social score cinese e le implicazioni potete immaginarle. Cioè, io penso che nemmeno i tedeschi negli anni 30 erano così fantasiosi. Ecco, l'ho detto. Sì, l'ho detto. Qui siamo sul sito ufficiale del governo cinese e se faccio tasto destro e traduco automaticamente in italiano, ci compare una circolare del Consiglio di Stato per la stampa e la diffusione dello schema del piano per la costruzione del sistema di credito sociale. Documenti, Siti ufficiali.gov, documenti ufficiali. Ci sono tutte le indicazioni di cui vi ho parlato io nel video, compresa la scelta di mettere sugli autobus la foto, la faccia dei creditori più indebitati, provocando vergogna sociale e disagi familiari. Vi invito a documentarvi, ed approfondire perché ci sarebbe ancora molto da dire, molte situazioni da spiegare e da approfondire. Però, signori, per oggi è tutto. Se anche questa tipologia di video ti piace, mi raccomando, fammelo capire con un like. Lascia un mega like al video, a sostegno del canale e del video, e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Grazie per essere stati con me, ho detto canale e video 6 volte, comunque noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!